La Madonna di Bovegno e i suoi miracoli. Nel cuore dell'Alta Valtrompia, tra i boschi che sovrastano Bovegno, in provincia di Brescia, la Vergine Maria è apparsa ad una giovane donna di umili origini ed orfana di ambedue i genitori. La storia, risalente al periodo che va dal 14 al 15 maggio 1527, narra degli eventi miracolosi accaduti all'appena 22enne Maria Amadini che, rimasta sola in condizioni di estrema povertà, dovette anche occuparsi dei due fratelli più piccoli ed in particolare del piccolo Andrea di 12 anni che era afflitto da ripugnanti piaghe su tutto il corpo. Non sapendo più come procurarsi il pane, quella mattina Maria uscì presto per andare a raccogliere la legna, con la speranza di portarla al forno e ottenere in cambio un po' di cibo. Mentre era nel bosco a raccogliere legna, scavando ai piedi degli alberi, Maria si accorse che nella terra affioravano monete d'argento. In un primo momento fu presa dal timore, ma poi, sentendosi interiormente rassicurata, cominciò a raccoglierle, riempiendo il grembiule. Tornata in paese, mostrò a tutti quella scoperta inattesa. La notizia si diffuse rapidamente e in molti accorsero nel luogo con pale e attrezzi, convinti di trovare altro denaro, ma invano. Quello strano ritrovamento, tuttavia, non era che il preludio di qualcosa di ancora più grande. Il 22 maggio, circa 8 giorni dopo il ritrovamento delle monete, Maria si recò in quel luogo per recitare il rosario e ringraziare la Vergine Maria per l'aiuto ricevuto. Mentre era profondamente assorta nella preghiera, udì improvvisamente una voce che la chiamava per nome. Si voltò più volte, ma non scorse nessuno. Spaventata, stava per allontanarsi quando la voce tornò a farsi sentire. Il timore crebbe, ma quel richiamo insistente e deciso la spinse infine a rispondere, dicendo: «Ebbene?» Alzando lo sguardo, tra timore e stupore, Maria vide davanti a sé una signora avvolta in un lungo mantello, con un abito che ricordava quello monacale. Il suo portamento era maestoso e severo, e allo stesso tempo emanava una luce e una bellezza tali da togliere il fiato. Sconvolta da quella visione, Maria non riuscì a trattenere le lacrime. Dopo essersi manifestata in tutta la sua solennità, la signora le parlò con voce dolce, dicendo: «Hai risposto bene, hai ricevuto bene e riceverai bene. Sappi che io sono la Vergine Maria, alla quale sei così devota. Persevera nel fare il bene come hai fatto finora, perché per mezzo di questo sarai salvata. Sappiate che il primo di questo mese di maggio, mio figlio aveva preparato sulla terra un flagello quale non c'è mai stato, ed io, in ginocchio ai suoi piedi, implorando la sua grazia, ho implorato la remissione di quel castigo. Devi renderlo noto a tutti, dicendo loro di digiunare a pane e acqua per 3 sabati e di fare penitenza per i loro peccati, affinché mio figlio non decida un'altra punizione. Facendo tutto questo, non avranno nulla da temere da alcun tipo di punizione». La Vergine chiese inoltre che in quel luogo fosse edificata una chiesa, accompagnando la richiesta con una promessa straordinaria. Tutti i malati che avessero contribuito alla sua costruzione avrebbero ottenuto la guarigione. Come segno concreto della verità di quell'incontro, nello stesso giorno avvenne un fatto prodigioso. Il fratello più giovane di Maria fu guarito miracolosamente dalla lebbra. L'eco di quell'evento si diffuse rapidamente e colpì profondamente la popolazione, tanto che a soli 10 giorni dall'apparizione ebbero inizio i lavori per la costruzione del santuario. L'8 luglio 1527, nello stesso anno delle apparizioni, il vescovo di Brescia riconobbe ufficialmente il culto e autorizzò l'uso di un altare provvisorio per la celebrazione dell'Eucaristia, in attesa che la chiesa fosse edificata. Intanto, da ogni parte arrivavano fedeli, desiderosi di contribuire con offerte e lavoro manuale. Grazie a questa partecipazione corale, la costruzione del santuario poté essere portata a termine nel 1533. Con il passar del tempo, alla Madonna della Misericordia furono attribuiti molti miracoli e guarigioni. Le numerose grazie ricevute dagli abitanti di Bovegno non rimasero solo racconti popolari, ma furono accuratamente registrate e conservate, come attestano i documenti custoditi nella chiesa parrocchiale del paese. Nel corso dei secoli, la devozione alla Madonna della Misericordia è rimasta viva grazie all'impegno di una confraternita legata al santuario, che ne custodì il culto attraverso preghiera, feste religiose e opere di carità cristiana. Il cammino che conduce al santuario,
costellato di santelle e segni di devozione, accompagna ancora oggi i pellegrini nel ricordo dell'apparizione. Un dettaglio curioso riguarda le antiche rivalità tra Bovegno e il comune limitrofo di Pezzazze, sul luogo esatto dell'apparizione e su quale paese fosse particolarmente benedetto dalla Madonna. Si racconta che una statua lignea della Vergine, realizzata poco dopo l'evento, venisse spesso ritrovata girata in direzioni diverse, come se volesse mostrare di volta in volta a chi stesse rivolgendo la sua benedizione.